Tutti i danni del mondo della contraffazione. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video, se non mi conosci, insomma sarà un argomento forse nuovo per te. Se mi conosci e frequenti già da un po' il mio canale, sai che da anni combatto la contraffazione cercando di farlo in maniera informativa, in maniera diciamo di altre scelte, quindi attraverso le borse che recensisco e tutto il resto. E se proprio non sai chi sono, io sono Ornella Uzzino, produco borse a Napoli per conto terzi, si dice insomma per altri, e amo questo lavoro al punto da espormi a parlare di argomenti che davvero non tratta nessuno e che forse sono poco trattati, anche per farti continuare a credere che è poca roba comprare contraffatto. Parliamo di questo e di altro dopo la sigla. Il mio motto è: il bello delle borse contraffatte, stavo dicendo. Il bello delle borse sono le lobby, i diavoletti che provano a farti convincere dell'opposto. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre borse originali, compra sempre borse originali, è quello che trovi ovunque, qui sul canale, sulla pagina Facebook, un po' dovunque se vai a cercare informazioni su di me. Voglio parlare nuovamente della contraffazione per analizzare e andare in maniera verticale su un aspetto che secondo me è troppo poco valorizzato, e per fare questo mi servo di due esempi. Partendo da tutto il ragionamento è partito che qualche giorno fa ho visto sul canale di un youtuber famoso che è Shy, Alessandro Masala, che io seguo, che mi piace tantissimo, che ha portato un ragionamento importante in merito alle droghe dell'ISIS e quindi di questo sequestro che è avvenuto nel porto di Salerno, dove sono state sequestrate circa 80 milioni di pasticche, un numero enorme se si pensa pure che un presunto fatturato, se fossero state completamente vendute, è di circa 1 miliardo di euro, che insomma è una cifra allucinante. Il ragionamento di Alessandro portava in un posto ben preciso, cioè che la sottovalutazione di questi fenomeni fanno poi perdere di vista tutto quanto, e nello specifico lui riporta, dice: queste pasticche provenivano dall'Afghanistan, dalla Siria, forse insomma dalla Siria, quindi da paesi di guerra, paesi dove è stata chiamata la droga dell'ISIS, forse in maniera pure non proprio coerente, però era per dare un'idea che a detta di qualcuno è pure una montatura politica. Comunque vatti a vedere il video di Alessandro perché questo lo spiega benissimo. In sostanza lui riporta un ragionamento, dice: se da questi territori parte un'ingente quantitativo di droga, che 80 milioni di pasticche non è so proprio niente, e arrivano nei container, uno, a cosa servono tutti i soldi di questi traffici illeciti? E quindi probabilmente a alimentare guerre, per comprare armi, per sfruttare le persone, quindi gli immigrati, e tutti commercializzare gli esseri umani, perché si sa che dietro a tutte le guerre, dietro a tutte queste cose ci sono 1001 interessi, compreso quello purtroppo dello sfruttamento degli esseri umani, barra insomma come comprare le armi per distruggere il nemico. C'è poi stata la sottolineatura da parte di questo youtuber di come la criminalità organizzata ha acquistato queste pasticche, come sono arrivati i soldi lì, e questi soldi da dove provenivano. E qui mi collego alla contraffazione, perché la contraffazione, cioè quello che tu sottovaluti tantissimo, è proprio che la contraffazione serve proprio a fare questo, poiché è un mercato molto poco raccontato, ha 1001 facce, è molto depenalizzato in Italia l'acquisto di merce contraffatta, i social non se ne occupano, l'opinione pubblica non se ne carica come problema, la criminalità ha un grande interesse a fare in modo che il marketing della contraffazione continui e arrivi fino a te, che tu ti senti pure decolpevolizzato. Di questo ho parlato in altri video che trovi ovviamente sul canale. In questo video mi voglio soffermare sull'aspetto proprio per cui è nato tutto questo. La contraffazione ruba mercato ai brand, ruba mercato alle aziende legali, ed infatti è uscito un report, un articolo su Lanza: contraffazione UE, il 15% dei falsi colpisce le aziende italiane. La contraffazione
non è un reato senza vittime. I prodotti contraffatti sottraggono alle imprese vendite legittime e privano i governi di entrate più che necessarie, oltre a presentare ovvi rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori. La questione di base e che sfugge a tantissimi è proprio questo. Allora, la criminalità organizzata ha bisogno di soldi in nero che poi a vario titolo fa uscire dall'Italia per comprare la droga e rivenderla. Per procurarsi questi soldi a nero, cosa più semplice non c'è che vendere prodotti contraffatti, vuoi giocattoli, vuoi cosmetici. Infatti i cosmetici sono fra le cose più, insomma, che incidono in questa perdita di fatturato, ma anche la pelletteria, l'abbigliamento e tutto il resto generano soldi in nero. Quindi da un lato tu stai incentivando, chi compra la borsa contraffatta incentiva la criminalità, la distruzione di tante vittime, fra parentesi fomenta anche le guerre, perché ovviamente i gruppi criminali si sovvenzionano attraverso la produzione e la vendita appunto di droghe. Dall'altro lato tu sottrai soldi allo Stato, perché le aziende legali che si vedono sottratto fatturato sono costrette magari a chiudere, non riescono ad evolversi e tutto il resto, e tutti questi soldi che tu dai in nero ovviamente chi li riceve non paga le tasse, quindi è tutto un circolo vizioso che danneggia. Lo so che lo Stato, le tasse, tutto il resto spesso viene visto come un'entità, diciamo, senza forme, e gli viene sempre imputato il peggio possibile. È il periodo forse peggiore per parlare dello Stato, questo, per la confusione e tante altre cose che purtroppo anche tutto quello che la crisi ci ha portato, ci ha dato, al di là di chi ci governa, perché veramente è una situazione complessa e quindi sfido chiunque a gestire in una situazione del genere. Ma dico, al di là delle idee politiche, c'è di fondo che bisogna riappropriarsi dell'idea della legalità e di fare le cose per bene. Qua nessuno dice che non si può sbagliare, quindi non è che se hai comprato delle borse contraffatte tu sei marchiato a vita, ma adesso nell'era dei social, nell'era in cui c'è un'ampissima scelta, nell'era in cui c'è questa grandissima youtuber che spende soldi suoi, grandissima è ovviamente un modo giusto per spezzare un po' la pesantezza pure del video, ma grandissima anche fisicamente in questo senso. Però ritornando a noi, sostanzialmente se c'è anche la possibilità di avere alternative, come dico sul mio blog, ma tu puoi cercare online e troverai migliaia e migliaia di borse di stilisti, designer, produttori, di tutto di più. Ma perché andare a comprare un prodotto contraffatto? Per fare cosa? Per fare cosa che non è neanche più ostentazione sociale, perché diciamoci la verità, ma chi compra le borse originali si vanta perché è stata nel negozio, perché ti fa vedere lo scontrino, non ha bisogno di farsi riconoscere perché sa che la borsa, cioè non ti verrà mai vicino e dice indovina se questa borsa è originale o contraffatta, perché si vanta del fatto che l'ha comprata nel negozio, ha ricevuto questo regalo. Comprare quindi prodotti contraffatti genera tutta una serie di complicazioni negative, quindi io ti ho sempre detto che è fra virgolette da stupidi, no? Comprare borse contraffatte, ma quello che ti voglio portare come concetto è dire ok, è stupido, lo abbiamo accettato, magari risulta pure offensivo, mettiamolo da un altro punto di vista. Se tu puoi fare in modo che qualcosa cambi, tu hai tutti gli strumenti necessari per poterlo fare. Puoi aiutarmi a condividere questo video, puoi creare dei contenuti tu dove ti opponi alla contraffazione, perché uno dei problemi più grandi è che di contraffazione non si parla. Esistono, ecco, i TikTok, tanti social, Instagram, io vedo difficilmente gente che si espone e dice non compro prodotti fake. Sì, a volte c'è quella cosa, quella tiritela, compro prodotti made in Italy, poi ce lo siamo già detti che significa made in Italy, quindi comprare prodotti originali diventa fondamentale, soprattutto se si intende prodotti venduti attraverso il mercato legale. Quindi tu puoi fare tantissimo, puoi esporti sui social, puoi condividere con i tuoi amici, parenti, sostenere tutti quelli che cercano di sostenere il made in Italy, inteso proprio come alternativa al contraffatto. Poi capisco che non è semplice, perché in tante magari mi commentate sotto i video o mi scrivete in privato su Instagram o da altre parti che siete convinte che la mia battaglia sia giusta, però devo pure dire che farla da sola non ha senso, quindi c'è bisogno anche di un sostegno pubblico. Io non vi chiedo né tag, non volete condividere il video, ma sui vostri post, nelle vostre foto, cercate di ricordare sempre che è fondamentale comprare prodotti originali e soprattutto comprare borse originali. Questo permette ai brand
di poter crescere, i brand più piccoli, ma anche i brand, quelli là più grandi, paradossalmente vengono visti sempre come dei mostri. È importante che crescano perché danno lavoro a persone come me e come tanti altri, e in questo periodo in cui il Made in Italy è tanto in sofferenza e dove i produttori Made in Italy hanno bisogno di reinventarsi, ritrovarsi, unirsi e tutto il resto, c'è bisogno anche del tuo sostegno e che tu partecipi comunemente a questa causa. Quindi dici no alla contraffazione, cerchiamo di informarci. Se hai delle domande, perplessità, se vuoi portarmi anche il tuo punto di vista su quello che conosci della contraffazione, scrivemelo qua sotto, così provo a farci dei video, lo approfondiamo, perché secondo me più se ne parla, più si condivide, più si stimola il confronto in merito a questo e più possiamo arrivare ad avere dei risultati. Io spero che questo video ti sia stato utile, mi raccomando, sostienimi in qualche modo, con un abbraccio, con un babà, sfogliatella te lo devo offrire io, con un like, iscrivendoti al canale. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.